Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi sono qua insieme a Laura, ciao. una mia follower ed amica che mi ha proposto un test ride della sua moto. Stiamo parlando di un Kiwi RKV 125, una piccola naked del gruppo Benelli. Allora Laura, come mai hai scelto questa moto? Allora, ho scelto questa moto perché sicuramente a livello estetico mi ha colpito parecchio e perché penso che comunque il rapporto qualità-prezzo sia alla portata di tutti. Qual è il tuo feedback alla guida? Allora, è una moto molto comoda e sicuramente si adatta alle mie esigenze. Io sono una persona comunque molto bassa e riesco a guidarla con sicurezza e facilità. Inoltre riesco a gestirla veramente in maniera facile in mezzo al traffico. Ha elevati costi di gestione? I consumi sono veramente bassi e comunque la parte amministrativa è parecchio gestibile. In riferimento all'affidabilità, Sì. hai riscontrato qualche anomalia? A livello meccanico non ho riscontrato nessun tipo di problema. A livello elettronico ultimamente ho riscontrato una piccola anomalia all'indicatore del livello carburante. In conclusione, la consiglieresti? Sì, consiglierei la moto soprattutto ai patentati che stanno muovendo i primi passi sulle due ruote, proprio perché è una moto che appunto è facilmente gestibile ed ha dei costi di gestione davvero contenuti. Ringraziando dunque Laura per l'opportunità datomi, casco, guanti e saliamo in sella a vedere come questo Kiwi si comporta in strada. Ciao! Kiwi RKV 125, moto fabbricata in Oriente il cui punto di forza è sicuramente il prezzo. Ha un'impostazione classica ma con dettagli che la rendono più attuale, come le piastre laterali sotto la sella che simulano la presenza di un telaio più pregiato rispetto a quello monotrave superiore in tubi d'acciaio utilizzato. L'RKV risulta bassa, ospitale e confortevole, grazie anche alla sella abbastanza imbottita e comoda. La seduta ovviamente non stanca e rende la moto efficace non solo in città, ma anche in qualche misto stretto, grazie al manubrio bello largo. Un altro punto di forza sono sicuramente i bassi consumi di carburante. Infatti, con 1 litro si percorrono oltre 30 km che, uniti al serbatoio da 17 litri di capacità, regalano un'elevata autonomia. In riferimento all'elettronica, essendo un 125 non troviamo aiuti particolari come traction control o altro. Si ha però un display abbastanza completo dove sono indicati, oltre alle funzioni basilari, l'indicatore di benzina, marcia inserita e l'orologio, e inoltre anche la possibilità di settare 2 trip. Il telaio è un monotrave superiore in tubi d'acciaio che aiuta a mantenere bassi i costi di produzione, anche se fa lievitare il peso a 123 kg a secco, che però non si percepiscono una volta alla guida. All'anteriore si ha una forcella telescopica idraulica a steli rovesciati, mentre al posteriore un doppio ammortizzatore idraulico.
Per i freni si ha una frenata combinata CBS, ovvero un sistema idromeccanico privo di qualsiasi controllo elettronico. Quando azioniamo la pinza anteriore, che morde il disco singolo da 260 mm, viene trasmessa la stessa forza frenante ad una pompa, che di conseguenza la invia al freno posteriore, che è invece da 240 mm. Per quanto riguarda il comportamento dinamico, come già detto, la moto è parecchio agile anche nella manovra lenta. Per l'esattezza, il motore è un 124,5 cm3, 4 tempi, monocilindrico che riesce ad erogare i classici 11 cavalli che ho riscontrato poco briosi. Il cambio a 5 rapporti è preciso e morbido. Il feeling del motore non mette mai in difficoltà e risulta ottimale per chi è davvero alle prime armi. Le dimensioni della Keyway ne fanno una moto facile per tutti, con una sella davvero bassa, comoda e che permette un ottimo contatto col terreno. Suppongo che montando o una corona con 2 denti in più o un pignone con un dente in meno, la moto possa risultare un po' più divertente e briosa da guidare. I prezzi dell'usato partono dagli 800 per salire intorno ai 1500 euro e fatta questa parentesi le alternative sono Aprilia Tuono 125, Kawasaki Z125, KTM Duke 125, Suzuki Van 125, Honda CB 125R e Yamaha MT 125. In conclusione, vi consiglio questa moto solo se il vostro budget è davvero limitato e se riscontrate eccessive difficoltà di altezza con altri marchi. Il video finisce qua e ringraziandoti per la visualizzazione, spero ti possa risultare utile per un futuro acquisto o comunque soddisfacente come risposta a qualche curiosità. Ricordati di iscriverti al canale attivando la campanella per rimanere sempre aggiornato, di lasciare un like, ma soprattutto di scrivere un commento per farmi sapere la tua opinione. Per aggiornamenti vari mi trovi su Instagram e Facebook, lascio il link in descrizione. Alla prossima! Ciao a tutti, bentrovati o ben... Dai, era carino! Ok, basta. Ciao a tutti, ciao a tutti. Lo sai che le metterò tutti questi spezzoni, vero? Anche del maiale sgozzato. Comincio, va. Ciao a tutti, ben ritrovati o bentornati sul... No, aspetta, ho sbagliato io. Ciao a tutti, ben arrivati... No, ho fatto... Allora, come ti trovi alla guida? Ha elevati costi di gestione? Allora, Ha elevati costi di gestione? no, i consumi sono